corso musicoterapia e neurologia vuole proprio sviluppare stimoli e concetti relativi alla applicazione della musica in campo sanitario, sociosanitario, per le persone fragili e in particolare è rivolto a quelli che sono poi gli aspetti di utilizzazione della musicoterapia e della musica nelle proposte di attività motoria adattata tra le persone che hanno disabilità neurologica, bambini, quindi in età evolutiva, ragazzi, adolescenti e poi negli adulti e nelle persone di età avanzata. Persone che quindi si portano dietro disagi neurologici irreversibili perché ci sono delle lesioni che hanno interrotto le connessioni tra le funzioni cerebrali, le funzioni del midollo spinale, le funzioni dei nervi periferici. Allora, in tutto questo l'obiettivo è quello di proporre proprio da un punto di vista scientifico quelle che sono le basi che sottendono l'utilizzazione della musica nel recupero funzionale nelle patologie. La nostra proposta è proprio quella di mettere in evidenza ciò che sottende come base neuroscientifica a questi tipi di interventi. Esiste una letteratura scientifica che riporta i risultati di tanti studi che vengono svolti sia nel nostro mondo occidentale ma anche in altri continenti, mi riferisco al Giappone, mi riferisco anche alla Cina. Non è un corso professionalizzante, l'obiettivo primario è la base scientifica del perché la musica ha questo grande impatto in campo e nelle funzioni cerebrali. Prendiamo per esempio la malattia di Parkinson. La malattia di Parkinson riduce l'iniziativa motoria e psicomotoria. La malattia di Parkinson rallenta ogni movimento, quello che si chiama bradicinesia. La malattia di Parkinson tende via via a ridurre i movimenti automatici per quanto riguarda la voce, per quanto riguarda il cammino, per quanto riguarda tanti atti motori. Lo stimolo musicale, intanto, che la scienza ci dice, deve essere una proposta accettata e piacevole e quindi concordata, a mio avviso, tra musicoterapista e persona a cui viene proposta. Ma lo stimolo musicale in quel tipo di disagio va anche proposto utilizzando delle musiche che oltre che siano piacevoli però abbiano un impatto su certi centri nervosi che garantiscono i ritmi motori, per esempio il ritmo del cammino. Il paziente con Parkinson classicamente ha difficoltà proprio a mantenere un ritmo sciolto e anche tutta una serie di atti motori aggiuntivi, automatici a quello che è il movimento durante il passo. Ebbene, le musiche ritmiche favoriscono proprio un miglioramento della deambulazione. Ancora, certe musiche utilissime nelle componenti autistiche, nel bambino,
nel ragazzo o nell'adulto che si trascina dietro questo tipo di problemi, nelle atassie, quindi nei disordini d'equilibrio per varie e tante cause, e quindi anche lì attraverso lo stimolo musicale si potenzia il recupero funzionale, senza mai dimenticare che per qualunque patologia, in qualunque età, evidentemente c'è un sottofondo di deflessione del tono dell'umore, una malinconia di fondo, una percezione di sentirsi diversi dagli altri. Questo è l'obiettivo che mi ha spinto 6 anni fa a attivare questo corso, e quindi di dimostrazione che non è una cosa campata in aria la musicoterapia, ancora di più in campo neurologico, ma è di fatto una disciplina scientifica. Ritengo che è arrivato il momento che la musicoterapia possa essere riconosciuta come disciplina medico-sanitaria da proporre intanto come scelta culturale di studio indirizzata ad una specifica professione nel campo della musicoterapia. Momenti di applicazione appunto della musicoterapia che diventa un intervento terapeutico che affianca altri interventi sanitari, sociosanitari, devono essere riconosciuti ufficialmente, così come avviene in tante altre realtà geografiche, in Europa e non solo. Chiaramente un riconoscimento della disciplina musicoterapia deve essere proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, e persone autorevoli nel campo della musicoterapia, nel campo di aspetti di riabilitazione e anche attraverso lo stimolo musicale, stanno interagendo per fare questa proposta. Teniamo conto che esistono di già delle esperienze di corsi di perfezionamento, corsi di studio indirizzati a dare il diploma ufficiale di musicoterapia in Italia. Ed è già interessante anche la recente, cioè le recenti esperienze di studi, cioè di scuole sperimentali tra conservatori di musica e strutture assistenziali nel territorio, come capita anche qui nella sede di Ferrara, dove il conservatorio ha avviato già con le unità operative di riabilitazione dell'ospedale universitario questi corsi sperimentali. Ma tutto questo è forse, non ne ho strette conoscenze, delle preliminari passi proprio per valutare da parte del Ministero dell'Università
quelli che che potranno essere interventi successivi, proprio come proposta di corso di laurea. D'altra parte, però, c'è anche da dire che se per lo sviluppo o la proposta di questi corsi di laurea è anche necessario concordare col Ministero della Salute, Ministero della Sanità, vale a dire l'obiettivo finale dovrà anche essere quello di considerare il musicoterapista in Italia come un professionista che opera in campo sanitario, quindi così come accade per tante altre professioni sanitarie. Vuoi che parliamo di fisioterapia, vuoi che parliamo di logopedia, vuoi che parliamo di educatore professionale sanitario e altro. Perché diversamente la laurea di per sé non è spendibile, o perlomeno diventa poco spendibile e soprattutto perché non c'è una proposta sanitaria ufficiale nel campo delle proposte delle sanità pubbliche a livello territoriale. Io credo che ci sono appunto delle figure professionali esperte in questo settore, si stanno occupando di questo e ritengo che potrà essere un domani questa la scelta, prendendo spunto da ciò che accade in altre parti d'Europa, dove da anni la competenza della musicoterapia è garantita proprio dalle università e dai rispettivi ministeri della salute.